Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Sigfrido Mille Quadri. In questo video vi presenterò tre opere di Johannes Vermeer, uno dei più grandi pittori del secolo d'oro della pittura olandese. La prima opera che vi presenterò è La ragazza con turbante o ragazza con l'orecchino di perle, dipinto che non ha bisogno di presentazione essendo uno dei più celebri dell'intera pittura. Il secondo è invece uno dei due paesaggi che ha realizzato Vermeer o Vermeer, che è La veduta di Delft, dipinto che Proust definiva il più bello al mondo. Per finire questa breve carrellata vi parlerò invece dell'allegoria della pittura conservato a Vienna e che è un vero e proprio testamento della pittura del Vermeer. Vi auguro quindi una buona visione. Vermeer è uno dei grandi pittori del secolo d'oro della pittura olandese, il Seicento. Dimenticato a lungo per quasi 2 secoli, Vermeer ha riconquistato lo spazio che merita nella storia dell'arte a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, grazie agli studi di un francese, Théophile Tori-Burger, che riuscì a cogliere nel pittore olandese una qualità particolarissima nel trattamento della luce, che in qualche modo anticipa gli esiti dell'impressionismo e del post-impressionismo. Il corpus di opere che ci sono pervenute di Vermeer è molto ristretto, poco più di 30. Nell'immagine le vedete tutte insieme. I quadri rientrano in alcuni generi specifici. È tipico infatti della pittura olandese del Seicento la specializzazione. Alcuni artisti si concentrarono nel paesaggio, altri nelle scene di genere, altri ancora nella natura morta, nel ritratto e così via. Nel Seicento olandese i quadri erano accessibili ad ampi strati della popolazione, non erano appannaggio solo delle élite, se ne trovavano in quantità nelle case. Alla luce di questa grande richiesta nacque la specializzazione. Ogni pittore cercava di eccellere in un genere per poter meglio ritagliarsi quella che oggi chiameremmo una nicchia di mercato. Questo florido commercio di opere ebbe una battuta di arresto intorno agli anni 50 del secolo, a seguito anche di alcune guerre che colpirono le province olandesi. Molti pittori caddero in miseria, tra questi Rembrandt e Vermeer, anche se per motivi anche più complessi e diversi. Della vita di Vermeer si sa molto poco, non conosciamo il suo volto, si ipotizza che il pittore possa essersi autoritratto nell'uomo che vediamo a sinistra nell'immagine, ma non abbiamo termini di paragone. Il dettaglio che vedete è parte del quadro intitolato La mezzana del 1656. Sappiamo che Vermeer aveva una famiglia molto numerosa, con 11 figli, e che realizzava molto lentamente le opere, solo un paio all'anno. Inoltre il pittore amava inserire nei suoi quadri il blu oltremare, pigmento costosissimo ottenuto dai lapislazzuli. Tutto ciò lo portò sul lastrico poco prima di morire. Molte delle opere realizzate da Vermeer rappresentano degli interni ed alcuni studi che le hanno comparate dimostrano come gli ambienti dipinti dal pittore siano riconducibili a 4 o massimo 5 stanze, che possiamo riconoscere dalla pavimentazione e dalle finestre che di norma sono poste a sinistra. Anche gli oggetti presenti nei quadri del pittore sono ricorrenti, ad esempio le cartine geografiche e i quadri appesi alle pareti, i tappeti, ma anche gli stessi abiti che indossano i protagonisti. Vermeer dosava con cura gli oggetti e li collocava nello spazio. Spesso aveva dei ripensamenti, cosa che è stata verificata attraverso indagini riflettografiche. Vermeer ridipingeva alcune parti sino ad arrivare all'equilibrio perfetto, ma allo stesso tempo non ci sono giunti suoi disegni preparatori. Vermeer ha quindi concentrato la propria attività sulla rappresentazione di pochi ambienti e pochi oggetti, ha delimitato il perimetro della propria attività portando ad un livello supremo la rappresentazione della luce che entra dalle finestre e si insinua negli spazi, cade sulle figure umane e sugli oggetti, una luce vibrante che viene resa viva dal pittore attraverso anche una particolare tecnica puntinista che vedremo più avanti nel dettaglio.
Oltre a queste scene di interni, che rappresentano la parte più consistente della sua opera, Vermeer ha realizzato un paio di paesaggi, alcuni ritratti e, nella fase giovanile, anche alcune opere religiose e mitologiche. Il primo dipinto che analizzo è uno dei più conosciuti ed amati di Vermeer e possiamo anche dire dell'intera pittura. Si tratta della ragazza con turbante, conosciuta anche come ragazza con l'orecchino di perle. Misura cm 44 x 39 ed è conservato al Mauritshuis dell'Aia ed è stato realizzato nel 1665. L'opera, soprattutto in relazione al particolare turbante che porta la ragazza, potrebbe essere una tronie, ovvero un genere di ritratto diffuso nel Seicento olandese che presentava personaggi del passato in abiti storici o esotici. Sembra che Vermeer si sia dedicato a questo genere, anche se non ci sono certezze che la ragazza col turbante vi appartenga. La protagonista è posta col busto di profilo e si volta verso noi spettatori. Il suo volgersi è un'apparizione sorprendente. La ragazza ci fissa con uno sguardo penetrante, le labbra sono dischiuse ed accennano un sorriso. Le sopracciglia quasi spariscono nel bagliore della luce che inonda il viso, rendendo delicato ed omogeneo l'incarnato. Sul volto si accendono lampi negli occhi grigi e nelle labbra rosse, e poi c'è quel celeberrimo orecchino con una perla che è uno dei punti focali del quadro. Se osserviamo attentamente la perla, ci accorgiamo che il pittore ha solo accennato, suggerito la sua forma sferica, attraverso pennellate a forma di goccia. È il nostro occhio che fa il resto, completandola. Il dipinto è avvolto da un senso di sorpresa ed è come sospeso in un attimo. Noi restiamo colpiti da questi occhi che ci guardano, da questo volto investito dalla luce, da questa figura con il turbante che emerge da un fondale scuro. Se notiamo, sono tre le posizioni che contraddistinguono la ragazza rispetto alla posizione di noi spettatori. Il busto è posto di profilo davanti a noi, il volto di tre quarti, gli occhi infine ci guardano fissi. C'è un movimento sottile nel silenzio che pervade l'opera, un moto lento ma decisivo che ci viene incontro. Possiamo pensare alla ragazza inizialmente posta completamente di profilo rispetto a noi e che guarda davanti a sé. Poi possiamo immaginare la sua testa che si gira lentamente fino ai tre quarti ed infine gli occhi, solo gli occhi, vanno oltre fino a raggiungere i nostri. Questa credo sia una delle magie del dipinto, quella di cogliere l'incontro con il nostro sguardo che è stato cercato, voluto, ma raggiunto con discrezione, a tappe successive. Lei si è girata poco a poco ed ora ci guarda, con le pupille che si accendono di un bagliore che viene ripreso dalla perla, a sottolineare come questo incontro di sguardi sia unico, sia prezioso. Sul piano cromatico il dipinto è splendidamente calibrato. Dal fondo bruno scuro e dal vestito neutro staccano il volto della ragazza, acceso dal rosso delle labbra e dagli occhi cerulei, dalla linea bianca del colletto e dal turbante blu e giallo. Vermeer amava calibrare i colori, spesso il giallo e l'azzurro, i suoi preferiti, e poi accendere il quadro con piccoli tocchi spesso di rosso. C'è un miracolo nella pittura di Vermeer, legato ad un particolare equilibrio raggiunto tra la precisione, l'esattezza nella descrizione delle figure e degli oggetti e la morbidezza dei contorni. La pittura di Vermeer è quindi scientifica ed emotiva allo stesso tempo. Il dipinto ha avuto grande visibilità negli ultimi anni grazie anche ad un romanzo e alla relativa trasposizione cinematografica del 2003. Nell'immagine vediamo l'attrice Scarlett Johansson che interpreta la ragazza col turbante. Sempre recentemente, in occasione dei lavori di ristrutturazione del Mauritshuis, il dipinto è stato esposto in Giappone, negli Stati Uniti ed anche in Italia, a Bologna. La ragazza col turbante è stata definita la Gioconda del Nord per sottolinearne la grande fama, ma anche
il proprio carattere sfuggente. Per quanto si cerchi di comprendere il dipinto, avvertiamo sempre qualcosa di inafferrabile e misterioso. La magia dell'incontro con questa opera si rinnova sempre. Il secondo dipinto che vi presento è La veduta di Delft, datato 1660-1661, un olio su tela che misura 96,5 x 115,7 cm. Il dipinto è conservato al Mauritshuis dell'Aia. La veduta di Delft è uno dei due paesaggi che ci sono pervenuti del pittore, l'altro è la stradina, dipinto meraviglioso che meriterebbe un'analisi e che cercherò di proporvi in un'altra occasione. La veduta di Delft è una veduta della cittadina di Delft, appunto, che diede i natali a Vermeer e nella quale il pittore visse. Vermeer si è posizionato dalla parte opposta della Schia, il fiume che bagna la città, probabilmente nel piano alto di una casa. È possibile che il pittore vi abbia posizionato anche una camera ottica. Il punto di osservazione ci mostra la zona del porto. Della città sono riconoscibili, partendo da sinistra, le mura, davanti alle quali sono ormeggiate delle barche, due porte di accesso alla città, la porta di Schiedam con l'orologio e la porta di Rotterdam con due torri. In secondo piano osserviamo i profili rossi delle case ed il campanile della chiesa nuova. Un aspetto interessante da notare sono le chiome verdi degli alberi che col tempo sono diventate blu, proprio come le foglie di alloro che vedremo nel prossimo quadro che vi presenterò, l'allegoria della pittura. Anche se riconosciamo alcuni punti di Delft, non c'è esattezza topografica nel quadro. Il pittore piuttosto rielabora, secondo il proprio gusto della composizione, il profilo della città. Nel dipinto Vermeer accosta alla precisione scientifica della rappresentazione la propria sensibilità compositiva e cromatica. Gran parte della tela è occupata dal cielo e proprio partendo dalla parte alta del dipinto e scendendo verso il basso possiamo osservare una precisa sequenza nella composizione che procede secondo stratificazioni orizzontali. All'estremità superiore vediamo delle nubi gonfie di pioggia, più in basso, sopra la città, troviamo delle nuvole più chiare immerse nel cielo azzurro. Il profilo della città è molto movimentato, con diverse torri e campanili. Anche la varietà cromatica è notevole, tra rossi, azzurri e gialli. Dobbiamo poi immaginare anche il verde degli alberi che ora si è deteriorato. Gli edifici si riflettono poi sulle calme acque della Schia. Arriviamo infine ad un lembo di terra in primo piano, che segue l'andamento curvilineo del fiume. Qui troviamo alcuni personaggi che si stanno intrattenendo. A sinistra, all'altezza di un'imbarcazione, notiamo un piccolo gruppo di persone e poi, più a destra, due donne che parlano. La vita scorre tranquilla sotto gli occhi del pittore. Il dipinto così descritto può apparire statico, ma il miracolo della pittura di Vermeer, sicuramente meglio percepibile dal vero, lo possiamo osservare se ci spostiamo su alcuni dettagli. In questo dettaglio di una imbarcazione che si trova presso la porta di Rotterdam, notiamo l'incredibile tecnica puntinista di Vermeer. Quella che appariva come la semplice sagoma di una barca nell'insieme della veduta si dimostra estremamente brillante e piena di punti di luce. Anche i muri della città retrostanti sono dipinti con grande varietà di pennello. Questi muri sono non uniformi, ma ravvivati da piccoli colpi di pennello e grumi di colore. La città che dipinge Vermeer è viva, pulsante, a partire dai mattoni su cui è costruita. Questo stile così ricco e vario nella definizione e descrizione della città si trasforma in altri punti del quadro, ad esempio nelle campiture larghe ed omogenee del cielo. Questo è uno dei miracoli della veduta di Delft ed anche più in generale della pittura di Vermeer, quello di far convivere momenti differenti nello stesso quadro, tecnica scientifica e dettagli altamente poetici, intrisi della quieta vita che vi scorre, campiture piatte e puntinismo, colori caldi e colori freddi.
Marcel Proust amava questo quadro al punto da definirlo il più bello del mondo. Lo vide due volte, una prima volta in Olanda e la seconda quando era già gravemente malato a Parigi nel corso di una mostra nel 1921. Proust inserì questo quadro nella descrizione della morte di Bergotte, un episodio della Prigioniera, il quinto volume di Alla ricerca del tempo perduto. Bergotte, in punto di morte, riflette sul muro giallo che possiamo notare proprio dietro la porta Rotterdam e che vedete nell'immagine. Proust ammirava proprio questa ricerca del dettaglio in Vermeer, che riusciva a nobilitare ogni particolare del quadro. E veniamo al terzo ed ultimo dipinto che vi presento, l'Allegoria della pittura, datato 1666, è un olio su tela e misura 120 x 100 cm. Il dipinto è conservato al Kunsthistorisches Museum di Vienna. Quello che colpisce immediatamente osservando questo quadro è la straordinaria precisione, l'incredibile controllo dello spazio, della luce e della composizione. Gli studiosi si sono chiesti se Vermeer utilizzasse una camera ottica. Alcuni indizi fanno pensare che il pittore si avvalesse effettivamente di strumenti ottici per fissare i punti e tracciare i bordi principali delle complesse composizioni. Ci sono poi evidenze di alcune deformazioni presenti nei quadri di Vermeer, alcune sfocature che paiono essere il risultato dell'utilizzo di uno strumento ottico. Nelle opere di Vermeer sono stati rinvenuti anche dei punti dove il pittore fissava degli spilli per tendere i fili prospettici, soprattutto a livello dei pavimenti. È indubbio che il pittore avesse a cuore la precisione delle composizioni, ma questa scientificità, questa procedura molto accurata, è però accompagnata anche dalla grande sensibilità del pittore, capace di infondere poesia alle sue creazioni. Per questo Vermeer è stato definito pittore dell'anima, del silenzio e della luce. L'allegoria della pittura è uno dei tipici interni di Vermeer, una messa in scena accuratissima, dove lo spazio è perfettamente scandito e con esso la diffusione della luce. Ogni oggetto è inserito come in una scacchiera, ma l'aspetto scientifico, quello rigoroso nella costruzione del quadro, non oscura la qualità poetica dell'opera, che va meditata a lungo per essere perfettamente goduta. A tal proposito, il grande storico dell'arte Federico Zeri affermava riguardo a Vermeer: non era un pittore da colpo d'occhio, è uno dei pittori più arcani ed introversi che abbia mai prodotto la pittura europea. Ed ancora Federico Zeri a proposito del pittore olandese: le immagini di Vermeer sono come immagini della memoria che risorgono attraverso la luce. Quando il pittore morì, schiacciato dai debiti e con 11 figli a carico, la moglie cercò di salvare dal fallimento questo dipinto, che considerava evidentemente come un testamento artistico del pittore. Chiederci se l'uomo seduto di spalle davanti al cavalletto sia lo stesso pittore è lecito. Probabilmente lo è, nella misura in cui Vermeer ci mostra come lui stesso dipingeva, in una delle stanze che aveva utilizzato anche in altri dipinti, è riconoscibile dalle piastrelle. Ma anche se questa è indubbiamente una stanza olandese del Seicento, in senso più ampio, come il titolo suggerisce, questa è una allegoria della pittura che porta con sé significati simbolici. È un dipinto universale che ci parla del senso della pittura. La grande tenda scostata in primo piano, che vediamo in un'immagine di dettaglio, non è solo un miracolo pittorico, ma anche un indizio preciso. Noi spettatori siamo invitati ad entrare nella stanza, in quel mondo illusorio creato dal pittore stesso, che trasforma una superficie bidimensionale in un mondo che ci appare verosimile, fino a darci l'illusione, appunto, che viva davvero con proprie leggi, con una propria aria da respirare e propri spazi da occupare. Il pittore in questo mondo illusorio ma verosimile sta lavorando, sta dipingendo. Una modella è in posa e tiene in mano un libro che potrebbe rappresentare la storia ed una tromba, simbolo della gloria.
Alcuni studiosi la interpretano come la musa Clio. Sulla tela vediamo già dipinta la corona d'alloro, quindi il lavoro procede, tutto sta accadendo come in una ordinaria sessione. A proposito della corona, notiamo come il verde delle foglie sia diventato blu. Questo, come abbiamo visto, è accaduto anche agli alberi della veduta di Delft. Dobbiamo quindi sempre tenere conto che nelle opere di Vermeer i colori possono essere alterati e corrotti. Vermeer, scostando la tenda o tappeto in primo piano, ci apre le porte della sua casa, che poi ha trasformato in studio spostandosi di ambiente in ambiente in occasione della realizzazione dei diversi quadri. Il pittore ci fa vedere gli oggetti che appartenevano a questa casa, come la sedia o la carta geografica. Era tipico infatti a quel tempo tenere una carta geografica delle province olandesi come segno di identità nazionale. Lo splendido lampadario nella allegoria della pittura pare un omaggio a Van Eyck, il maestro del Rinascimento fiammingo che sicuramente Vermeer conosceva. Un lampadario abbastanza simile è infatti presente nel celeberrimo dipinto di Jan van Eyck, I coniugi Arnolfini del 1434, altra opera capitale della storia della pittura che risale a oltre 200 anni prima del dipinto di Vermeer. Nell'immagine vediamo appunto un dettaglio del lampadario dei coniugi Arnolfini. Mostrandovi uno splendido dettaglio della lattaia, altro capolavoro di Vermeer, nel quale notiamo la tecnica puntinista, ho pensato di chiudere il video con le parole di Federico Zeri, che al termine di un suo breve scritto dedicato al pittore olandese afferma: Vermeer è uno dei pittori più ermetici, tra i più chiusi, tra i più sublimi della pittura occidentale. La sua è una forma di intimismo che coinvolge anche l'osservatore, che riguarda non solo le immagini, ma anche la nostra capacità di lettura. È un pittore misterioso che presenta sempre qualcosa di estremamente silenzioso, una sorta di velo di silenzio dato dalla luce. Un pittore nel quale ogni generazione scoprirà sempre qualcosa di nuovo. Prendo queste parole di Zeri come uno stimolo ed un auspicio. Lo stimolo a cercare di comprendere sempre meglio questo pittore silenzioso e l'auspicio di essere riuscito in punta di piedi ad entrare in sintonia con le sue opere ed avervi fatto scoprire qualcosa di nuovo sulla sua arte. Attraverso la presentazione di 3 dipinti ho cercato di darvi un'idea dell'attività di Johannes Vermeer, che ha realizzato solo una trentina di dipinti. Ognuno è stato curato nel dettaglio fino a raggiungere un incredibile equilibrio. Per poterlo comprendere noi dobbiamo approcciarci con calma, tranquillità e silenzio, e solo in questo modo potremo veramente apprezzare ognuna delle sue opere. Se avete gradito il video mettete mi piace ed iscrivetevi al canale. Fatemi sapere nei commenti quale tra i 3 quadri che vi ho presentato è quello che vi ha colpito maggiormente. Vi ringrazio per la visione e vi aspetto alla prossima.